Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere come cambio il filtro dell'olio e l'olio sulla mia Fiat Tipo 1600 Multijet. Andiamo! Un piccolo accessorio molto utile è questa vaschettina per mettere dentro i bulloni che leviamo, così almeno non li perdiamo. Tanto questo è il video homemade garage money. Lo levati tutti. Dico, vediamo, leviamo il parasale e poi il carter del motore lì sotto. Il parasale è tenuto da dei dadi da 10, da delle viti con impronta a croce. Ok, queste qui sono tutte quante quelle a croce. Questa qui è quella con l'impronta da 10, qui ce n'è un'altra è qua, un'altra è qua, insomma ce ne stanno varie. Ok, allora svitiamole tutte, vai Dani. Ma perché c'è l'illuminazione a giorno? Avvicinati di qua. Quindi dicevamo che poi ci stanno altre viti che stanno sotto che attaccano il parasale con il carter del motore, sempre nella nostra famosa ciotolina. E poi l'ultima clip è questa che sta, cioè l'ultima vite che rimane è una clip che sta qui sotto. Che ci farà dannare. Vabbè, ma con l'aiuto incacciavitino a taglio la leviamo. Okay. Quindi in sostanza praticamente abbiamo una clippettina qui sotto, poi abbiamo vari dadini da 10 che abbiamo svitato con la chiave da 10. 4. Poi abbiamo delle viti con l'impanatura a croce. Sì. E poi abbiamo un'altra vitarella qui che è stata l'ultima che abbiamo scoperto, che è com'è, a croce? Sì, sempre a croce. Sempre a croce, ok. Adesso dobbiamo soltanto levare il parasale. Aspetta, vedi. Devo scappare da qui. Okay. Magari l'aiuta. Se vuoi toccare le palle. Fa pure un po' piacere, no? No. Oh, vedi che il parasale è uscito. Dio, che vedi che con le buone maniere Ottiene tutto. Ecco qua, il parasale lo abbiamo levato. Ecco qua, questo è il risultato senza il parasale. E guardate dov'è nascosto il filtro, ragazzi. Quanto Il filtro dov'è? Passa da qua Gianmarco. Sta sopra il semiasse. Guarda, si intravede solo. Eccolo qua. Questo è il filtro. Bello nascosto. Ringraziamo la Fiat che su questo multijet ce l'ha messo lì. Per oggi ci arriveremo. Quello è il filtro, quello lì. E invece questo qui è il dadino di scarico dell'olio del motore. Ecco qui ragazzi, allo smontaggio del carter del motore il mio amico, il mitico Daniele. Ciao ragazzi. Che sinceramente non perde mai occasione per buttarsi sotto qualche macchina, svità. È una delle cose più belle, ragazzi. Un'altra vitina. Ci è rimasta questa qui. Ci vuole calma, che sangue è freddo. Eccolo! Allora, aspetta che lo tiro fuori. Questo qui è il cartello del motore, quindi in sostanza abbiamo una 13 qua, una 13 qua, poi abbiamo qui davanti, mi sa che era una 10, una 10, un'altra 10 qui. E tutto il resto a croce. E tutto il resto a croce, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Inserto PH2. Adesso andiamo a scaricare l'olio. Allora ragazzi, importantissimo. Allora alziamo la stina dell'olio in modo che... E svitiamo anche il tappo. E svitiamo anche il tappo di carica, in modo che l'olio ha la possibilità di defluire tranquillamente da sotto. Svitenci. Ecco qua. Dimmi dove e quando. Allora, adesso bisogna fare contestualmente allo scarico dell'olio l'apertura del Filtro? sì, e per fare ciò ci serve una 32. Una domanda, Dani, scusa, aspetta. Se tu mi sviti sto filtro, questo qui conviene che lo giriamo così? Sì, quello sì. Vogliamo mettere anche una protezione sul semiasse? Secondo me sì. Sull'officina ho visto che loro utilizzavano la gomma. Ce l'ho. C'ho tutte. Tipo quella te là. C'ho tutto. Ok, quindi con la chiave da 32 abbiamo allentato il coperchio del filtro, abbiamo messo questa gomma telata sotto per non far andare l'olio insomma sul semiasse. Eccolo, sta venendo. Eccolo. Vediamo se riusciamo a non zozzare tutto. Siamo riusciti a non zozzare tutto quanto, Dani. Fate una cosa, scusa. Te sporchi tutto, Gianmarco? Lo so. Non ho messo anche i guanti. Perché capito, si è tolta il coperchio del filtro dal filtro. Allora,
Dicevamo che siamo riusciti con un po' di movimenti, diciamo, con un po' di movimenti particolari a levare la testa del filtro e il filtro, che è questo qui. Abbiamo saltato quella parte anche perché abbiamo smadonnato un pochino, ma solo perché lo spazio è angusto, se no si leva tranquillamente. Ecco qua, questo qui è il filtro nuovo, lo mettiamo a fianco al vecchio, ecco qua, lo mettiamo qui per far vedere che è lo stesso oggetto. Doppia guarnizione entrambi. Doppia guarnizione entrambi. In dotazione c'era anche la nuova guarnizione che va messa sul coperchio del filtro. Questa è la vecchia che Daniele gentilmente va ad untare per bene. Com'è il detto, Daniele? Bocca unta non disse mai male. Bocca unta non disse mai male. I detti dei vecchi non sbagliano mai, Eccola qui. Untiamo per bene. Allora. E adesso andiamo a rimontare tutto e ci vediamo dopo. Ciao. Miglior utensile sempre la mano. Più versatile di tutti. Ok, asciughiamo qui, asciughiamo il telaietto. Che inevitabilmente un pochino d'olio ci va. Siamo stati bravissimi, meno il cucchiaio se n'è andato. Andiamo su. Grazie. Non progetta bene. Adesso con la nostra chiave da 32 andiamo a riavvitare. Quindi adesso che abbiamo rimontato il filtro, e adesso andiamo a rimontare il parasale e il carter della coppa del motore. Vai. Ragazzi, aggiornamento, abbiamo rimontato il parasale. Praticamente abbiamo visto che se qualcuno volesse fare questo lavoro senza smontare il parasale, vi dico che è possibile, perché abbiamo visto che la chiave ci entra, però diventa complicata perché poi non riuscite a far scolare l'olio bene, non avete lo spazio per mettere entrambe le mani per cavare bene tutto il corpo del filtro con il filtro all'interno, a meno che non avete un ponte. Se poi avete il ponte è tutto quanto più semplice, ma diciamo se lo fate a casa come abbiamo fatto noi, alzando la macchina col crick sui cavalletti, ecco, vi conviene smontare il parasale perché poi avete tutta quanta la zona senza carter e quindi si lavora meglio. Tutto qui. Ecco ragazzi, stiamo riavvitando tutto quanto il carter del motore, come potete vedere. Ok, e poi anche comunque, tanto per la cronaca, vedete ci stanno altre viti qui, lì in mezzo, anche qua, un posto un po' angusto, non so se si vede. Sì. E poi ci stanno una e due che praticamente attaccano il carter di sotto al motore con il parasale. Aspetta un attimo che te lo metto dritto, Dani, che sennò qui non lo prendi. Ok, questo è stretto. Dani, com'è sotto? Tutto bene. Tutto bene? Tutto bene. Le ultime strettine? Ok, tanto sono rimaste... Ho visto che sono rimasti solo i bulloni nella rota, poi dobbiamo rimettere l'olio. Ragazzi, ve lo possiamo confermare, non sono avanzate viti, quindi ok. Comunque non è leggera. E come una giostra la fende. Uno, è tipo così. Due, tre. Così, poi di nuovo così. Come sono troppo? Facciamo un serraggio viti con chiave dinamometrica nella mano. Sì, sì. Quando Daniele sente che il polso scatta, significa che la dinamometrica ha raggiunto la taratura che abbiamo selezionato. Daniele, quando l'hai selezionato? Il 105 Nm. 105 Nm, perfetto. Clac clac, clac clac, clac clac, clac clac, clac clac. Che olio, ragazzi. Stiamo mettendo Dani, che olio è questo? Mobil 1 ESP 0W30. Dato che comunque
è anche il tuo mestiere, se ci racconti qualcosa di quest'olio. Questo è un olio full synthetic della linea Fuel Economy, della nuova generazione di prodotti Mobil 1, che ormai da tantissimi anni sono leader nei lubrificanti totalmente sintetici e all'avanguardia nello sviluppo degli additivi per garantire protezione, prestazioni e risparmio di carburante. Ecco, con queste parole Daniele mi ha convinto a prendere st'olio. Praticamente mi ha detto queste cose qua e io ho detto va bene, ok, hai vinto tu. Questo qui è il prodotto in questione, quindi è vero, qualcuno dice sì, avresti dovuto mettere il Selenia, ma oramai la macchina non è più in garanzia, quindi ho deciso di mettere quest'olio qua e poi spero che vada bene, ma io mi sono sempre fidato di Daniele e mi sono sempre trovato bene. Oh, e comunque, mo non te la voglio tirare, ma ci chiappi pure senza l'imbuto. Secondo litro di olio vale e il secondo è andato. Terzo litro d'olio, da manuale dice che ce ne vanno 4 litri e 80. Mai superare il livello massimo della stina. Vale. Questo è il quarto litro. Alla fine di questa tanichetta metteremo in moto il veicolo per far circolare l'olio nuovo, anche perché con 4 litri di sicuro non si rischia nulla, però è importante nel momento in cui si fa la misurazione sulla stina dell'olio essere sicuri che l'olio sia sceso tutto. Il miglior modo è mettere in moto e farlo circolare. Allora, questa la tiriamo giù, tiriamo su. Infatti è al minimo. Non so se si vede. È al minimo, è sotto al minimo. Sì? Ci sta. Sì, è al minimo. È al minimo, è vero, dai. Dani, a te l'onore di accendere la macchina. Grazie amico mio. Eccola qui. Già si sente che il costolio ha preso qualche cavallo, si sente? Quindi adesso andiamo a mettere l'ultimo mezzo litro. Fuma, Dani. Ci sta. Come mai? Perché i motori diesel gli arriva parecchia pressione in testa. Allora, dato che c'eravamo, abbiamo levato il coperchio e abbiamo dato una pulita che 2 goccette d'olio erano andate giù. E mo un attimo, un momento del porno motoristico, dove si vede tutto il motore. Vabbè, rimettiamo il carter a posto, dai. Allora, da cliente mobile, giustamente il tagliandino della Mobil per segnare a che chilometraggio abbiamo fatto il tagliando, quindi lo andiamo a compilare. Quindi Mobil ESP 0W30 chilometri 52.026. Ok, bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ho voluto condividere con voi il cambio del filtro dell'olio e dell'olio sulla mia tipozza. Quindi se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Ciao, alla prossima!